Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, pippone anatomico, vi parlo del medio gluteo. Sì, il medio gluteo è quel muscolo triangolare che si trova, diciamo, qua sull'esterno del gluteo. È una parte fondamentale per stabilizzare il bacino e mantenere una postura adatta. Ma perché ti dovrebbe interessare un video di questo tipo? Te lo spiego subito. Allora, se per caso nella tua vita ti hanno bloccato per qualsiasi motivo la gamba, un tutore, il gesso, una frattura, uno stiramento, una contrattura, qualunque motivo insomma che ti abbia bloccato piede o gamba, probabilmente hai passato del tempo in maniera sedentaria, o anche semplicemente se sei una persona molto sedentaria e sta ricominciando a correre o a fare attività fisica, questo video è sicuramente di tuo interesse, perché è molto probabile che il tuo medio gluteo sia atrofico, come nel mio caso. Infatti voi adesso vi starete tutti chiedendo: ma questo perché ci sta facendo tutto sto pippone? Perché mi sono contratto il proprio medio gluteo. Se vi ricordate, durante il video che ho fatto per la maratona di Milano, ho fatto la retrospettiva, avevo proprio analizzato che avevo dei problemi a medio gluteo. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Marco e in questo canale vi racconto la mia storia da quando 5 ortopedici mi dissero che non avrei mai più dovuto o potuto correre nella mia vita. A seguito di un incidente in moto, quindi sono stato operato, mi dissero che non avrei più potuto correre, non dovevo più assolutamente fare sport di impatto con carico, e dopo qualche anno mi sono ritrovato a pesare 105 kg, avevo una condropatia pazzesca e non riuscivo più a camminare, zoppicavo, non riuscivo più a salire le scale senza l'utilizzo delle mani, quindi era una vitaccia. Mi dissero che l'unica soluzione possibile al momento era una protesi al ginocchio. Io dissi di no, contro il parere di tutti i medici, 5 ne ho sentiti, tutte le persone che conoscevo mi sconsigliavano di riprendere a fare sport. Io invece ho proprio ricominciato a correre, ho ricominciato a fare il triathlon e eccomi qua a distanza di 11 anni a divertirmi, fare sport e stare bene in salute. Allora, è chiaro che in questo percorso io ho avuto tutti i possibili infortuni possibili e immaginabili: fascite plantare, infiammazione della banda iliotibiale. Ovviamente pesavo 105 kg, ero completamente atrofizzato, ho dovuto piano piano mettere a posto tutte le parti muscolari. Sono partito da quelli più importanti, ovvero i quadricipiti, ma poi ho dovuto mettere a posto i polpacci, ho dovuto mettere a posto i piedi, una cosa lunghissima ma che vi assicuro ne valsa la pena. E adesso, dopo che ho fatto tutta una serie di cose, tra cui ho registrato un video con la mia routine per il ginocchio, sono arrivato a questo punto qua, che sì, magari è meno importante del quadricipite, ma comunque è fondamentale per chi vuole correre o anche semplicemente per camminare, per cui spero che questo sia l'ultimo pezzo da mettere a posto. E adesso insomma passiamo subito alle cose più interessanti. Allora, come prima cosa faccio un po' di foam roller per sciogliere un po' tutti i muscoli delle gambe, e poi dopo mi metto a lavorare in maniera molto specifica sulla parte di medio gluteo. Mi rilasso i quadricipiti in questo modo. Rilasso gli adduttori. Ecco, dopo il foam roller prendo il tappetino per fare gli esercizi, il tappetino da yoga, e con questo vado a fare esercizi di stiramento sul medio gluteo e poi degli esercizi invece per rinforzarlo. Allora, l'esercizio che mi ha insegnato Andrea, grazie Andrea per la dritta, il mio super fisioterapista, è questo di stendersi, utilizzare la gamba, diciamo, buona, e accavallare l'altra gamba. Sentirete subito tirare il medio gluteo e con entrambe le mani fare questo movimento qua, quindi non un movimento continuo ma ondulatorio, diciamo, che tende a tirare un po' il muscolo ma senza esagerare. Abduzione laterale della gamba col piede al martello, vi sdraiate su un fianco e tirate sulla gamba. Ovviamente lo faccio per entrambe le gambe. Poi c'è il clamshell, sdraiati su un fianco con ginocchia piegate a 90 gradi, piedi uniti e solleva il ginocchio. Potete usare o meno una fascia elastica. Delle alzate laterali.
con gamba e piede sempre a martello. E la camminata laterale con elastico in piedi, cioè mettete l'elastico tra le gambe e fate una camminata laterale mantenendo le ginocchia allineate coi piedi. Eventualmente potete legare l'elastico a qualcosa di solido e tirar su con la gamba. Oltre al ponte glutei possiamo fare anche degli squat a gamba singola o squat bulgaro, molto importante. Bene ragazzi, spero che questa piccola routine di lavori sulla parte di medio gluteo vi possa essere utile e niente, ci vediamo al prossimo episodio e in cui vi racconterò quali sono le mie prossime avventure. Ci sono 2 o 3 cosette veramente molto interessanti, quindi mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, fate un like, cliccate sulla campanellina così vi avviso quando arrivano i nuovi video. Ciao e a presto!